Uscito il 4 maggio del 1982 con poco meno di 1 milione di copie vendute all'epoca nel mondo, Hot Space è stato senza ombra di dubbio il più grande flop commerciale dei Queen. Il disco è riuscito a piazzarsi alla quarta posizione della classifica inglese e solamente alla 22esima di quella americana. Le vendite totali ad oggi, compresi gli streaming, ammontano a circa 3 milioni e mezzo di copie, facendo di Hot Space il titolo meno venduto di tutto il catalogo della band. Il disco al momento della sua uscita ha messo d'accordo tutti, pubblico e critica, che lo hanno bollato come un lavoro deludente non all'altezza dei precedenti. Nel documentario del 2011 Queen Days of Our Lives, l'ex manager del gruppo Jim Beach lo ha descritto senza mezzi termini come un disastro. Questo lavoro è senza ombra di dubbio controverso, in quanto se all'epoca fu aspramente criticato, con il tempo è stato rivalutato da quella critica e da quel pubblico che al momento della sua uscita lo hanno liquidato forse un po' troppo celermente con un giudizio poco attento. Dopotutto Michael Jackson annovera Hot Space tra le fonti di ispirazione per il suo Thriller e in effetti basta ascoltare brani come Wanna Be Starting Something o i bassi sintetici di Thriller e Baby Be Mine dopo brani tratti dal lavoro dei Queen come Dancer o Stay in Power per notare una chiara similitudine nel sound e non solo. Oltre al re del pop, anche il chitarrista degli Extreme, Nuno Bettencourt, annovera questo album tra i più significativi per lui. Tutto questo ha portato nel tempo a definire il disco dei Queen del 1982 come un lavoro dove i quattro hanno osato e per questo coraggioso e sperimentale, insomma qualcosa che spiazza il pubblico, come solo le vere opere d'arte sanno fare. Praticamente si è passati dalle stalle alle stelle, ma le cose stanno davvero così? A mio avviso la realtà dei fatti, come molto spesso accade, sta in mezzo a queste due posizioni. Per capire cosa ha condotto Mercury e Soci a confezionare un album dalla forte impronta disco funky bisogna vedere cosa stava accadendo nella band a partire dai 2 anni precedenti. Nel 1980 con The Game per la prima volta i Queen hanno introdotto il suono dei sintetizzatori nella loro musica. Prima di allora questo strumento era orgogliosamente bandito come specificato in calce nelle note di copertina dei vari dischi realizzati. Tuttavia nel 1980 i quattro avevano cambiato idea, in quanto a loro dire questo strumento aveva finalmente trovato un'anima. Da questo disco viene estratto il singolo Another One Bites the Dust, scritto dal bassista John Deacon, che si rivela essere un successo clamoroso che regala alla band la sua prima e unica numero 1 nella classifica statunitense. Se vuoi conoscere la storia di questo brano ho realizzato un video che puoi raggiungere cliccando il link che compare in alto a destra. Another One Bites the Dust si discosta da tutto quello che i Queen avevano realizzato in precedenza, eccezione fatta forse per il brano Fun It tratto da jazz, allacciandosi al nascente filone della disco music. Nonostante la canzone sia stato un successo, creò una spaccatura sia nella fanbase sia tra i 4 componenti del gruppo, dove vi erano da un lato Roger Taylor e Brian May legati al classico sound rock del gruppo, dall'altro Freddie Mercury e John Deacon che volevano gettarsi a capofitto nella black music. In questa idea di rinnovamento del sound, il vocalist viene aiutato dal suo manager personale, Paul Prenter, che precedentemente aveva collaborato con tutta la band. Roger Taylor, nel passato più recente, ha affermato con non poco livore che Paul Prenter avrebbe voluto trasformare la musica del gruppo come qualcosa buona per un nightclub omosessuale e che questa idea era assolutamente lontana dalla sua. Questo periodo di tensione va di pari passo con gli eccessi privati di Freddie. Il cantante prende sempre maggiore coscienza della sua omosessualità, cosa avvenuta già a partire dal 1977, ma è con l'inizio degli anni 80 che assume la sua famosa immagine con i baffi in stile Castro Street. Questo tipo di moda è nata sul finire degli anni 70 nel quartiere Castro, abitato dalla comunità gay a San Francisco. L'iconografia prende lo stile e l'abbigliamento dall'uomo della classe media lavoratrice americana, ma in versione idealizzata e ipermascolina. All'interno dei locali frequentati da Mercury la musica che va per la maggiore è quella disco e questo lo spinge ancora di più verso l'idea di voler intraprendere questa direzione musicale. Intanto i Queen mandano alle stampe la colonna sonora del film prodotta da Dino De Laurentiis, Flash Gordon. La pellicola otterrà scarso successo, ma i quattro avranno modo di continuare a mettere a punto le sperimentazioni con i sintetizzatori. Successivamente viene pubblicato nell'ottobre del 1981 il primo Greatest Hits, che ottiene un grandissimo successo, tanto che ad oggi risulta essere ancora il disco più venduto di sempre in Inghilterra.
Sempre nel 1981 viene realizzato presso gli studi di Montreux in Svizzera il singolo Under Pressure in collaborazione con David Bowie. La canzone, pubblicata a ottobre, è la seconda del gruppo a raggiungere la vetta della classifica inglese. Prima di essa solo Bohemian Rhapsody era riuscita nell'impresa. Il brano nasce in piena estate, quando l'atmosfera della cittadina era ravvivata dal Montreux Jazz Festival. Durante quei giorni il tecnico del suono David Richards incontra in studio per un saluto David Bowie mentre stava lavorando su un brano dei Queen, Cat People, versione primordiale di Putting Out Fire, canzone finita poi sul disco. Poiché contrariamente ai Queen, che procedevano in maniera molto più rilassata, Bowie voleva realizzare nuova musica, il Duca Bianco entrò in contatto con il gruppo e, partendo dalla demo di un brano dal titolo Feel Like, i cinque iniziarono a lavorare attraverso un'estenuante jam session durata 24 ore. Il progetto è sostanzialmente staccato dal resto del lavoro del disco e a quanto pare furono le due etichette discografica, EMI ed Elektra, a premere affinché fosse inserito nella tracklist finale, in quanto si rivelarono essere profondamente insoddisfatte del materiale realizzato. Le tensioni tra i quattro e la pressione dovuta dalla voglia di ripetere se non superare il successo di Another One Bites the Dust fa sì che dopo una pausa per una serie di concerti i quattro tornino in studio poco prima di Natale, questa volta presso i Musicland Studios di Monaco di Baviera in Germania. Alla produzione c'è nuovamente Reinhold Mack, che con The Game aveva accelerato e svecchiato il lavoro di realizzazione dei brani. Questa volta però i quattro lavorano in modo discontinuo e disordinato, spesso non sono neppure presenti insieme in studio. La tensione è molto alta, con Roger Taylor e Brian May che sono altamente contrari rispetto alla svolta che il gruppo sta intraprendendo. Brian May e la sua chitarra non sono presenti nei brani Cool Cat, realizzato per la parte strumentale praticamente dal solo John Deacon, e Body Language. Per Back Chat realizza solamente l'assolo, imponendosi sul volere del bassista dopo un litigio. Tra l'altro su Cool Cat sono stati registrati dai cori di David Bowie, ma questa versione non è finita nel disco in quanto ritenuta insoddisfacente dal cantante e comunque facilmente reperibile su YouTube per chi fosse interessato. L'ambiente dei Musicland è claustrofobico e con pochissima luce per i quattro che sfuggono di continuo dedicandosi alla vita notturna, praticamente fino alla mattina quando entrano in sala di incisione per lavorare, provati dagli eccessi e dalle poche ore di sonno alle spalle. Una riprova di ciò è l'assolo registrato da Brian May da ubriaco nell'unico brano rock del disco, Putting Out Fire, dove si denota la voglia di strafare del chitarrista e la poca messa a fuoco della parte. Mercury in tutto ciò si rivela essere il più sregolato fra tutti ed è forse in questo periodo che contrae il virus dell'HIV. L'album suona molto sintetico con il lato A dove la batteria elettronica e i synth bass spadroneggiano all'interno di brani dalla produzione molto asciutta. Al momento di essere mandato sugli scaffali durante la fase di stampa, nel gruppo sorsero le prime perplessità rispetto a quello che Roger Taylor ha detto essere stato un vero e proprio suicidio discografico, dettato sostanzialmente da un errore di valutazione, in quanto il gruppo non si rese conto che ai tempi il termine disco music era considerato una sorta di tabù per i musicisti rock. I fan si sentirono profondamente traditi dalla pubblicazione del disco e questo costò ai Queen carissimo, in quanto cominciò ad inclinarsi la popolarità negli Stati Uniti, rispetto alla quale il gruppo non riuscì più a riscattare le proprie quotazioni. Per questo motivo, tranne la già citata Under Pressure, dal vivo le canzoni di questo disco vennero presto accantonate, nonostante Brian May e Carrie Ellis abbiano proposto nel passato più recente Life is Real, Song for Lennon, brano bello e poco valorizzato dal classico sound Queen che si discosta dal resto del lotto. Il risultato portò i quattro sull'orlo dello scioglimento, scongiurato solo dall'esibizione al Live Aid. Stranamente, il brano ad aver riscosso più successo negli States è stato quello dal sound più distante dal classico suono dei Queen, ovvero Body Language, che si è piazzata all'11ª posizione della classifica. La canzone è stata usata in un video parodia dai Foo Fighters e accennata dagli stessi dal vivo nel tour del 2021. Detto questo, a oltre 40 anni dalla sua pubblicazione, di questo album, oltre all'iconica copertina in stile Andy Warhol, rimane il fatto che nel bene e nel male abbia contribuito a sdoganare un certo
certo tipo di sound che ha influenzato le produzioni degli anni 80 e a catena fino a oggi. Personalmente è un disco che possiede ascolto, ma che non ritengo né un capolavoro né una porcheria come venne detta all'epoca. Credo che il tutto possa essere sintetizzato nella frase "alle capacità ma non si impegna", in quanto sono presenti buone idee che però vengono appannate dal periodo difficile che il gruppo stava attraversando e dal fatto che i 4 componenti, non stavano remando verso la stessa direzione. Credo che una maggiore coesione avrebbe potuto portare a un risultato che avrebbe incontrato miglior riscontro in termini di pubblico, nonostante un rinnovato suono. Per questo motivo reputo Dancer la traccia più riuscita tra tutte, in quanto c'è una componente disco ma contestualmente una buona impronta rock data da Brian May. Il disco è comunque un classico, in quanto volente o nolente riesce a generare forti dibattiti con fazioni contrapposte, nonostante sia stato pubblicato, come dicevo, oltre 40 anni fa, e per questo, se di flop parliamo, è probabilmente un flop incredibile nell'accezione positiva di quest'ultima parola. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto e se così fosse vi aspetto alla prossima con altre spigolature sonore. Arrivederci.